Oh, oggi facciamo un unboxing un po' diverso. Vi presento il Traxxas XRT. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, un format un po' diverso, però ho detto non l'abbiamo presentato e quale migliore occasione di farvi vedere come è fatto, cosa succede con un modello del genere. Di che modello parliamo? Traxxas XRT, uscito da qualche tempo, però è l'ultimo nato di casa Traxxas per quanto riguarda le dimensioni big scale, grande scala, precisamente 1:6. È veramente enorme, ogni componente enorme. Guardate questi ammortizzatori, quasi quasi ne monto uno sul mio buggy, tanto ne basta uno, ma oltre a questo di grande c'è tutto. Guardate il differenziale centrale, il motore, il regolatore e tanto altro. È proprio la motorizzazione che fa la differenza su questi mezzi, perché un modello così grande, e ragazzi, cioè vi rendete conto che ha invaso la nostra officina per fare una manutenzione, precisamente una riparazione che adesso vi spiego nel dettaglio, ma ha invaso un tavolo abbastanza grande, perché questo è un mezzo grande, molto potente, un mezzo che ha delle doti veramente incredibili, però ha anche i suoi limiti, perché io lo so, tanti di voi quando acquistano un modello del genere e effettuano una spesa piuttosto elevata, costa oltre 1.500 per pacchetto completo, e mica è uno scherzo. Cosa vogliono fare? Vogliono prendere e dare tutto gas, però non pensano che questo modello, che oltre ad avere un peso di un certo tipo, ha una motorizzazione di un certo tipo, composta da un regolatore, precisamente il VXL 8S, e un motore, il Velinion, guardate quanto è grosso, con questo doppio dissipatore che lo fa assomigliare a un motore V8. C'è da dire che qua è quasi come un V8, perché questo modello supera i 100 km orari. 100 km orari a vecchia piotta. Vi pare facile da superare? No ragazzi, perché questo è gigante e li supera in tutte le condizioni. Però, visto che molti di voi hanno, non voglio dire difficoltà, però il manuale delle istruzioni appena lo vedono lo buttano, che cosa pensano di fare? Di montare l'ingranaggio opzionale per effettuare la massima velocità, iniziare a impennare, sgommate, tutto quanto, e poi si rompe. E ci venite a dire: come mai si rompe? Perché per utilizzare un modello di questa massa con l'ingranaggio opzionale, con due batterie 4S, quindi al massimo della potenza che può erogare, bisogna fare un utilizzo adeguato, cioè raggiungiamo la velocità massima e ci fermiamo. Se lo vogliamo utilizzare per effettuare del bashing, avete presente quella disciplina che va in voga da diversi anni, cioè di lanciare i modelli sulle rampe e farli atterrare dritti, ma nella maggior parte dei casi si piegano in due, si chiudono come i start-up questi modelli. Anche in questo caso, se vogliamo effettuare questo tipo di guida, dobbiamo rispettare alcune cose, cioè rapporto base, quindi quello che ci viene dato in dotazione, 4S per 2 8S, ok, ma è meglio 6S. Ci divertiamo a circa 70 km orari con un modello bello, un modello che non ha paura di nessun ostacolo perché lo distrugge, non si ferma davanti a nulla, e soprattutto riuscite a divertirvi per tanto tempo effettuando una manutenzione veramente minima. Ma questo è l'esempio perfetto, perché questo è un modello usato veramente poco, a 8S, dove è stato montato il rapporto, quello a lungo che viene dato all'interno della confezione. Non è che è bastata qualche impennata, ma qualche impennata, qualche sgommata, qualche frenata, cose che non devono essere fatte utilizzando il rapporto a lungo, perché mettiamo a dura prova tutta la trasmissione che può cedere completamente. Ma per fortuna, visto che Traxxas è abbastanza studiata e visto che sa che l'utente medio le istruzioni le butta e quello che vuole è raggiungere e superare i 100 km orari in tutta tranquillità, ha tirato fuori, e direi finalmente, l'optional corona e pignone in acciaio trattato. Una solidità di queste componentistiche assurda. Questo upgrade non è ancora disponibile in Italia, lo sarà a breve, ma
ma noi lo sapete, abbiamo agganci a destra e a sinistra e facciamo arrivare tutto in tempi brevi. E naturalmente adesso andremo a ripristinare il modello che richiede, oltre a questo upgrade, il pignone che va a portare il moto dall'albero al differenziale, e andremo anche a rimettere il supporto e la corona. Insomma, guardate che risultato, mamma mia. Pensa quanto uno ci può rimanere male quando compra un modello di sto genere e lo distrugge così. Ci rimani male. Ma se uno legge le istruzioni non ci rimane male. Quindi non diamo colpa a chi colpa non ha. Questo non è per difendere Traxxas, ma perché è la verità. Non vi immaginate, non riuscite forse a capire che prestazioni, che sollecitazioni sono in grado di supportare questi modelli. Questo è il risultato. Quindi, detto questo, andiamo un po' a analizzare meglio questo modello oversize. È tutto oversize, è tutto gigante e tanti pezzi sono qui. Guardate questo alettone, quanto è grande, Sembra una parabola. Che faccio più tutti i canali? Dopo aver smontato il modello, perché bisogna smontare diverse componentistiche per entrare all'interno della meccanica, la qualità di casa Traxxas non mi ha lasciato stupito. Io che tanti anni fa dicevo, vabbè, ma è plastica. Sì, ma che plastica, realizzata, studiata proprio per garantirvi la massima robustezza. Perché ragazzi, uno dice la faccio in metallo, ma che metallo? Un metallo di qualità? Difficile da trovare, ma soprattutto molto costoso. Un metallo di bassa qualità, tutta la vita plastica. Flette, ritorna in posizione, si spacca, si compra, costa poco il ricambio, si ripristina il modello e continuiamo a divertirci. Questa è la filosofia di Traxxas, portata anche sull'XRT, che vi ricordo deriva dal famosissimo Traxxas X Max ed è stato realizzato appositamente per voi amanti della velocità, perché è normale che a una certa velocità, se abbiamo un modello più basso, abbiamo maggior controllo. Quindi, visto che chi comprava mediamente l'X Max l'obiettivo era solo quello di andare veloce, Traxxas ha detto ok, facciamo un modello stabile, e questo è l'XRT. Un modello così grande è impegnativo anche da portarsi dietro, ma un modello così grande lo potete utilizzare veramente ovunque, non avrete limiti, sarete voi a decidere quando e dove. Lui è sempre pronto, a meno che non lo danneggiate, però vabbè, lasciamo sta quello. La carrozzeria di questo modello è totalmente senza clip, infatti si definisce clipless. Questo ancoraggio di casa Traxxas. Si sgancia con un attimo e entriamo all'interno di questa meccanica che è veramente semplice. Doppio vano batteria, logicamente tutto a incastro, si scastra, si apre e si sfilano le batterie. Vi consiglio di utilizzare, vista la caratura di questo modello, sempre delle batterie originali che entrano perfettamente nei due alloggi studiati in maniera specifica da Traxxas, forse per utilizzare solo le batterie loro. Ma naturalmente, quando parliamo di un oggetto di questo prezzo è sempre meglio utilizzare quello che ci indica la casa madre. Oltre a questo, se ci spostiamo sulla parte anteriore, datemi un attimo perché qua tocca smettere che le macchinette andano in palestra perché non la faccio più. Vi faccio vedere l'anteriore che vi faccio vedere, è tutto chiuso, è tutto sigillato, ma qui sotto al box ricevente si nasconde un servocomando di dimensioni maxi. Questo è un modello molto semplice nella sua struttura, nella sua realizzazione, non c'è nulla di male in questo, perché semplicità è uguale a divertimento. E vi dico anche un'altra cosa, questo è un modello che potete completamente personalizzare, come con l'iPhone, no? Dove andate trovate tutto per l'iPhone, la stessa cosa è per Traxxas. Di certo un mercato riccamente estero, però ormai le spedizioni sono molto facili e noi in officina già ne abbiamo preparato più di qualcuno, e questo sicuramente a breve riceverà parecchi upgrade, perché il proprietario mi ha detto Daniele, voglio averci la macchina da record. Qual è il problema? Adesso io e il buon Federico, che da oggi lo chiamerò lo scienziato pazzo come in Fast and Furious, dovremo rimetterci all'opera per ripristinare questo modello, rimontarlo e farvelo vedere in azione. Quindi batti al sciacche che se gira.
Batterie attaccate, lei è pronta, è arrivato il momento di scatenarla e di vedere se la riparazione ha avuto successo. Il proprietario ci ha chiesto: oh, mi raccomando, provatela bene, non muovo di due volte, sa? Carrozzeria clipless, quindi diamo di gas. Torniamo, madonna mia. Serva assicurazione, regà, serva assicurazione, è impressionante. Come si porta poi, è stabilissimo. Le palpitazioni, c'ho paura, raga. È un mostro. Qui c'è anche la stabilizzazione che possiamo anche diminuire. Ho paura di dare tutto gas perché nel momento in cui non lo vedo dico magari viene qualche macchina qui, famo il botto e poi dobbiamo farci, Impressionante, ragazzi, gustiamoci un po'. Sa che gli diamo da una bella pulita, ve? Ragazzi, se questo video è stato di vostro gradimento, mi raccomando, iscrivetevi al canale, io continuo a divertirmi. Ciao!